Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno della fascia trading. Qui siamo esperti di finanza operativa e personale, vi accompagneremo fino all'ultimo. Buongiorno a Federico Izzi, analista ciclico, su internet lo conoscono la maggior parte con Zio Romolo, tecnico, termine nome tecnico. Federico, buongiorno. Buongiorno Emerick, buongiorno agli ascoltatori. Sì, naturalmente è un nickname che avevo utilizzato fin dagli inizi sulla rete. Te lo sei portato dietro come una croce adesso? Sarà Beh, no, una croce no, è simpaticamente portato dietro, anche perché è più semplice ne ricordarlo anziché con il mio nome e cognome. Assolutamente. Diciamo che cambia un po' rispetto alla solita, cioè alle solite persone istituzionali. Allora, senti, Federico, banda alle ciance perché abbiamo un sacco di cose interessanti, soprattutto sul mercato americano, giusto? Beh sì, Emerick, come dicevamo la scorsa settimana, il mercato americano in questo periodo, almeno personalmente, lo prendo come riferimento perché i dati i quali appunto posso confrontare l'attuale fase con quella storica, il mercato americano è quello che mi dà questa possibilità, in quanto appunto l'S&P 500 cambiando da oltre 50 anni è naturalmente fonte di dati più storici e più attendibili sotto questo aspetto. Allora, dimmi. Allora, se vogliamo iniziare appunto con l'S&P 500, quello che, oltre a quello che già dicevamo la scorsa settimana, un altro dato importante che io sto confrontando proprio in questi giorni è quello che è l'attuale movimento dell'indice appunto statunitense con il VIX, che normalmente appunto chi fa trading lo interpreta, lo conosce come l'indice della paura. In quanto il VIX in quest'ultimo periodo sta su dei livelli minimi che addirittura non vedavamo dai massimi del mercato, sempre statunitense, ma così anche come gli altri mercati, anche quelli europei, nel 2007 segnavano i massimi. Sì. Infatti nel 2007, esattamente nel gennaio del 2007, il VIX statunitense era sui livelli minimi storici, in area 9,89, con l'S&P 500 che segnava i suoi massimi storici in area 1.560 circa. Sì. Ora cosa accade? Che noi, come abbiamo visto la scorsa settimana, l'S&P 500 si trova ben oltre questi livelli, addirittura in terreno inesplorato, ci troviamo a 1.960, prossimi area 2000. Sì. E il VIX cosa sta facendo? Sta segnando i suoi minimi appunto storici. A metà di giugno il VIX, appunto perciò la scorsa settimana, ha segnato dei minimi a 10,60, in area 10,60. Questo è un minimo che appunto un'area di minimo che non veniva rivista dal gennaio del 2007. Questo tecnicamente è un dato da valutare con attenzione e non solo sotto l'aspetto del trading. Infatti già la Fed, addirittura il presidente della Federal Reserve di New York, ha fatto notare questo in una conferenza, in un'intervista nelle ultime settimane, dicendo appunto come loro stanno monitorando con attenzione, ma questo anche la Yellen l'ha indicato quando appunto la scorsa settimana c'è stata la conferenza, come insolitamente quest'indice c'è una bassa volatilità da parte dei prezzi sui mercati finanziari, in particolare appunto su quelli azionari. E questo è un dato da considerare con molta attenzione perché, ripeto, stiamo vivendo una fase indubbiamente storica e... Senti, arrivami al dunque, Federico, perché non riesco a capire. Arrivo al dunque, cioè vuol dire che indubbiamente siamo su dei massimi che a prendere posizioni rialziste è molto pericoloso, perché molti indicatori stanno appunto avvertendo che siamo su dei livelli pericolosi. Il VIX, come dicevo prima, su dei livelli di minimo così importanti non è indubbiamente un ottimo supporto per le posizioni rialziste. Questo non vuol dire aprire posizioni ribassiste immediatamente, ma che al primo segnale ribassista indubbiamente l'indice VIX aumenterà appunto il suo valore, e quando aumenta il valore, in particolare quando ci portiamo sopra area 15-17, quello vuol dire che ci sono dei importanti movimenti che normalmente sono appunto delle posizioni che vengono aperte sulla paura o comunque chiuse
Allora sulla Federico, ho capito, abbiamo capito perfettamente. Allarme, ok? Allarme. Antenne rizzate, questo mi stai dicendo, perché il VIX è a quei livelli lì. Ora, fermati un attimo, andiamo in pausa pubblicitaria e poi mi dai i livelli sui vari mercati. Va bene. Pausa. Federico Izzi, analista ciclico, ci sta dicendo attenzione perché il livello del VIX insomma fa rizzare le antenne a vari analisti, ci potrebbe essere così uno storno anche abbastanza importante, vero Federico? Certo, indubbiamente se inizia un vero e proprio storno può essere importante in virtù del potente rialzo che i mercati azionari hanno avuto in questi ultimi anni, in particolare l'S&P 500 dal minimo del 2009 è salito del 195%, 1300 punti di indice. Non è male, insomma, non è male. Non è male anche perché non è mai capitato un rialzo così imponente. C'era già stato un rialzo molto importante ma non così tanto. Un rialzo importante in termini percentuali era quello del 95-2000, esatto. Superava il 200%, ma in termini di punti di indice si fermava a 1100 punti. Qua siamo sopra i 1300 insomma. Qui siamo sopra i 1300 punti, sì, indubbiamente su dei livelli mai visti prima e comunque con un rialzo che da oltre 30 mesi, da oltre 2 anni, certo, sull'indice statunitense non fa segnare uno storno, un ritracciamento superiore al 10%, una cosa che statisticamente è un accadimento che non è mai successo prima. Normalmente la media è di circa 18 mesi sull'S&P 500, ogni 18 mesi c'era comunque mediamente un ribasso superiore al 10%. Siamo oltre 2 anni che questo non accade. Ci sono troppi i segnali che naturalmente fanno, come dicevi tu prima, rizzare le antenne dell'attenzione, di cautela. Allora, S&P ne abbiamo parlato, parliamo del nostro mercato, del future nostro. Federico. Il nostro mercato, il FTSE MIB, è interessante perché è stato nell'ultimo anno in particolare, ma così come anche dai minimi assoluti del 2011, sì, il mercato, l'indice europeo che è riuscito a tenere l'impostazione, a mantenere l'impostazione alzista, a replicare questa impostazione di alzista in ambito europeo. Addirittura il nostro indice ha fatto segnare un rialzo pari all'83% dai minimi appunto dell'estate del 2012 e addirittura, a differenza dell'S&P 500, un rialzo del 50%, poco superiore al 50% dai minimi della scorsa estate, dal giugno del 2013. Tant'è che il minimo più importante in ambito europeo è quello appunto della scorsa estate, un minimo che io, seguendo appunto l'analisi ciclica, considero ancora il minimo dove è iniziato l'attuale ciclo. Giugno annuale. 2013, giusto? Giugno 2013. Eccolo sì. qua. Qua è cominciato un ciclo rialzista che potrebbe finire? Se appunto in analisi ciclica si prende riferimento i passati movimenti per replicarli nel futuro. E considerato che giugno 2012, giugno 2013 abbiamo avuto il precedente ciclo annuale, questo sembrerebbe confermare appunto la durata, addirittura passando a una durata poco più superiore in termini di giorni, però comunque siamo, almeno da quel che sembrerebbe in analisi ciclica, verso la fase conclusiva, perciò nel momento finale, nel punto finale dove normalmente i mercati o comunque il grafico segna i suoi massimi. Questo naturalmente deve trovare dei riscontri, deve trovare delle violazioni di livelli di supporto importanti, perché ripeto, come dicevo prima, non si può prendere come riferimento un mercato che è indubbiamente su una fase forte e a rialzo, posizionarsi a ribasso solamente perché in questo momento più indicatori stanno indicando che siamo su dei livelli massimi. Siamo su dei livelli massimi, ma per fare attenzione nel proseguire in un'eventuale posizione rialzista, così come aprire nuove posizioni rialziste, anzi normalmente questi segnali indicano di prendere profitto, tant'è che sotto l'aspetto volumetrico sembra che effettivamente le mani forti, i cosiddette mani forti, stiano iniziando a prendere profitti da questi livelli. Va bene, allora questo per il nostro mercato.
poi abbiamo anche Eurostoxx, giusto? L'Eurostoxx sì, lo prendo come riferimento dei movimenti in ambito europeo, essendo l'indice appunto di riferimento azionario europeo. Allora, partiamo dal ciclo di 10 anni per poi andare a scendere, a stringere, insomma. Allora sì, il ciclo di 10 anni, iniziato dal marzo del 2003, sembrerebbe appunto anche qui nella sua fase conclusiva. Però qual è l'anomalia? Che in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 4-5 mesi potrebbe cambiare questa configurazione grafica. È proprio la violazione dei precedenti massimi del 2010, perché sotto l'aspetto temporale il ciclo a 10 anni è nella sua fase finale, pertanto qui noi dovremmo trovare dei massimi dove appunto i prezzi iniziano a ritracciare. Sì. Però la violazione del precedente massimo, che è quello appunto del 2010, e questo non è un segnale tecnicamente sotto l'aspetto ciclico a supporto di questa teoria. Pertanto sarei molto attento a quello che accadrà nei prossimi mesi, perché se i prezzi non dovessero riportarsi sotto area 3000 di indice Eurostoxx, sì, ma 3.000 poi sconfermati nei mesi successivi, potrebbe cambiare l'impostazione del ciclo a 10 anni, che io ancora continuo a seguire, però naturalmente non più con una probabilità superiore al 70%, così come stavo facendo nei mesi scorsi. Io mi concentrerei più che altro su quello che sta accadendo negli ultimi 2 anni, appunto come dicevo prima. Dicembre 2012, giugno 2013 precedente ciclo annuale per quanto riguarda l'Eurostoxx. Giugno 2013 attualmente il ciclo annuale è nella sua fase finale, è all'interno di un canale rialzista dove la neckline inferiore passa in area 2008, perciò comunque ha molto spazio, abbastanza lontano, sì. È molto lontano, perciò ecco, non dico che a quando finirà, se finirà mai questo ciclo annuale, quello sia il target, ma comunque ha spazio per scendere e non compromettere assolutamente l'impostazione rialzista. Il canale rialzista, la neckline inferiore, la trendline inferiore passa in area 2008, perciò spazio per ritracciare c'è senza compromettere assolutamente l'impostazione rialzista del ciclo a 2 e a 5 anni. Federico, siamo in chiusura. Allora, l'analisi ciclica ovviamente non è semplicissima, ci vanno anni e anni di studio. Federico ci ha dato un'infarinatura sulla sua visione per i prossimi tempi. Grazie mille Federico, alla prossima, dai. Grazie a te Emeric, alla prossima. Ciao Federico.